Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentrovati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare una lettura energetica trascendentalista, come noi trascendentalisti, del cielo di novembre 2024, ok? Vi ho fatto tutti i segni zodiacali, li pubblicheremo venerdì e sabato, tutti i segni zodiacali rispetto ai transiti, quindi il cielo del mese di novembre, sui vostri segni zodiacali e ascendente soprattutto, quindi dovete guardare soprattutto segno zodiacale, il vostro segno zodiacale e il vostro ascendente soprattutto. Poi per chi volesse approfondire anche Luna e Venere, soprattutto sull'amore, sulla parte creativa, si guardasse anche dove cade la vostra Luna e la vostra Venere, però soprattutto segno zodiacale dove cade il Sole e l'ascendente. Abbiamo fatto un corpus importante di quelli che facciamo sempre, che non avevamo fatto nel mese di ottobre, quindi sono circa mezz'ora a video, e come i pianeti, quelli veloci, influenzeranno la vostra evoluzione animica nel mese di novembre 2024, cosa può accadere a livello di realtà fenomenica e come adoperarsi grazie al messaggio dei pianeti, ok? Allora, oggi ci concentriamo mi sono scritta tutto qua. Avevo fatto un casino l'altra volta. Vabbè, siamo maghi, quindi dobbiamo essere un po' ricoglioniti. Se no che caspita di maghi siamo, no? Ok. Non credo di essermi sbagliata anche questa volta, perché mi sono scaricata tutti in PDF, ho visto i transiti, quindi non lo so se è la mia follia. L'ho riguardato circa una ventina di volte, quindi dovrebbe andare bene. Però qualsiasi cosa accade, Mao, io adesso mi darò al servizio della conoscenza, come sempre, lasciandomi ispirare in base a quello che ho scritto sui pianeti lenti e sui pianeti veloci, lenti che sono retrogradi, poi alcuni passano diretti, quindi c'è una... è un mese bellissimo questo, ho visto un mese bellissimo, ve l'ho detto anche nei segni zodiacali, che vedo proprio un rifiorire e credo che sia per il fatto che Plutone torna, e me lo sono scritto qui, diretto in Acquario il 19 novembre. Dovete sapere che a livello planetario è Plutone che segna il pianeta più lontano del sistema solare, che indica proprio l'inconscio più profondo, quindi a livello simbolico indica proprio quello che è più nascosto dentro di noi, è Plutone che indica il passaggio di un'era, di un'epoca, diciamo, non un'era, non è corretto dire, di un'epoca. Tant'è che Plutone cambia segno ogni 248 anni. Vi ricordate quando abbiamo fatto il video a gennaio? Era Plutone in Acquario. È quello che segna il passaggio alla nuova età dell'oro, l'era dell'Acquario, che non è da intendersi a livello cronologico, perché l'età dell'oro è uno stato vibrazionale di coscienza. Raccontava Esiodo, e avevo detto Mero la volta nella descrizione, nella diretta, perché sono tutti i nomi che poi non è che mi ricordo tutti i nomi, io, cioè mi ricordo tutti i concetti, ma i nomi non mi ricordo tutti. Esiodo parlava della prima età dell'oro, dove gli uomini non conoscevano la malattia, non conoscevano la vecchiaia, ma quando arrivava il giorno quella che noi percepiamo morte, era dopo tantissimi anni, e lo vedete anche nell'Antico Testamento, no? I primi uomini che morivano dopo 300 anni, 400 anni. Ok, allora che succede? Quella è esistita veramente. L'uomo si addormenta, quello che noi conosciamo come morte è un addormentamento dell'uomo laddove lui va da un'altra parte, è una trasformazione, è un passaggio di stato. L'uomo si addormenta essendo perfettamente cosciente. Noi diciamo morte perché perdiamo la coscienza del passaggio di stato, ma noi ci stiamo educando a mantenere la coscienza anche dopo il passaggio della grande soglia. Questa coscienza che noi stiamo alimentando adesso, la coscienza trascendente, ci permetterà di sperimentare questa eterna giovinezza che è uno stato di coscienza
questa non morte, ma un passaggio di stato. Tutto avverrà secondo i tempi divini. Ecco, è Plutone che segna il passaggio dell'epoca. E quindi questo Plutone che l'abbiamo avuto retrogrado e ce l'abbiamo retrogrado fino al 18 novembre e poi passa di retrogrado in Capricorno, e tutti i pianeti che sono retrogradi dobbiamo considerarli come un riconsiderare, rivivere, rivalutare. Mm? Quindi ogni volta che un pianeta, qualsiasi pianeta, è retrogrado è una rivisitazione di come abbiamo agito nel passato, ma questo ve lo dico spesso, no? Di come abbiamo agito, riconsiderare delle nostre cose, riconsiderare gli ideali, riconsiderare i sogni, riconsiderare, rivivere. Ecco perché tu li rivivi a livello emozionale delle cose. Tutte le retrogradazioni sono l'eterno ritorno dell'uguale, come diceva Nietzsche. E quindi abbiamo questo Plutone dove voglio mettere l'attenzione, ci voglio dedicare proprio anche le carte su Plutone. Allora, che torna diretto in Acquario il 19 novembre. Ecco, cosa significa questo Plutone che è il pianeta più lontano del Sistema Solare? Stavo dicendo prima, è le nostre profondità più profonde, il nostro inconscio. Allora, queste retrogradazioni che ha fatto Plutone in quest'anno in Capricorno ci hanno servito per rivalutare, riconsiderare una sorta di lavatrice di un karma, stavo dicendo, però non è proprio corretto dire karma, no, non è per niente corretto, però per intendermi, per farmi intendere alla maggior parte di voi, devo dire karma. Quindi un rivivere, riconsiderare, rivivere delle cose perché poi ci sparano nella possibilità, per chi dipende sempre dallo stato di coscienza, della nuova età dell'oro, che è uno stato di coscienza, uno stato vibrazionale. Ok? E quindi ci rientriamo diretti. Cosa abbiamo oltre a questo? Allora, tutti i pianeti veloci, quelli che abbiamo, quindi abbiamo il Sole Scorpione fino al 21, dal 22 passa in Sagittario, il 1 novembre la Luna nuova in Scorpione, 15 novembre alle 10:30 di sera abbiamo la super Luna piena in Toro, poi abbiamo Mercurio in Sagittario dal 3 novembre per tutto il mese, Venere in Sagittario fino all'11, poi passa in Capricorno, poi abbiamo Marte in Cancro fino al 4, poi passa in Leone. Ok, questi sono i pianeti veloci di cui per ogni segno zodiacale vi ho fatto come influenzerà il segno, cosa si manifesterà per voi e come adempiere alla massima realizzazione della vostra anima. Ora, voglio dirvi giusto due cose qua sopra per poi passare ai pianeti lenti su cui voglio mettere l'attenzione, perché ribadisco, su quelli veloci l'ho già messa proprio per segno zodiacale. Allora, quello su cui voglio mettere l'attenzione sui pianeti veloci invece è questo Marte che dal Cancro passa in Leone, che per tutti i segni zodiacali, tutti, è una sorta di, vi ricordate Marte in Cancro, quindi il coraggio di Perseo di darsi alle proprie emozioni, di darsi alla madre a livello simbolico, no? Perseo, come vi dico sempre, riesce a sfidare il regno di Ade, a prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa, quindi a scendere nelle profondità, perché animato non da una causa personale, ma animato da qualcosa di più grande di se stesso. Quindi doveva salvare la madre, doveva portare a quello che la teneva prigioniera la testa di Medusa, e ce la fa. Quindi perché ce la fa? Perché è animato da qualcosa di più grande di se stesso. Come vi dico sempre, quando la mattina vi svegliate, chiedetevi come posso essere utile, come posso essere al servizio, e la vostra anima vi metta al servizio, perché la ricompensa che voi avete quando vi mettete al servizio non è paragonabile a nient'altro. Va bene? Quindi essersi messi al servizio, avendo fatto, per ognuno è diverso, con questo Marte in Cancro, dopo questo Marte in Cancro che proprio è stato la capacità di mettersi al servizio della propria natura, di madre terra, mettersi al servizio di più alti valori, che sono proprio quelli di la missione più grande della tua anima, che ha come obiettivo lo scioglimento di paure, resistenze, attaccamenti, no? Che ti separano dall'amore.
Ecco, Perseo riesce a tagliare la testa a Medusa perché è animato dall'amore. Dopo aver fatto questa esperienza, Marte ci passa in Leone. Con quell'esperienza di Perseo, ve lo dico a livello archetipico, con l'esperienza di Perseo che è riuscito a darsi a una causa più grande, Marte in Leone ci dà il coraggio, l'azione, ci riaccende a tutti la voglia di agire per dare voce al nostro talento. Perché? Perché abbiamo capito con l'altro passaggio di Marte che ne abbiamo tanto. Abbiamo capito che possiamo. E allora qui possiamo agire il possiamo. E quindi il postulato di questo Marte Leone è proprio io valgo. Agire per quell'amor proprio che ha cambiato ottava. L'amor proprio non è più un amore per solo me stessa, ma è un amore per qualcosa di più grande di me, che è la mia anima. Agisco per amore della mia anima. Quello è l'amor proprio per i trascendentalisti, per l'uomo della nuova età dell'oro. Quindi agire per quello che mi sta bene, amor proprio inteso come qualcosa di più grande, la tua anima, agire con tutto ciò che non mi sta più bene, quindi agire contro la ratio, perché non c'è nessun nemico fuori. Ecco perché noi facciamo approccio trascendente, siamo trascendentalisti. Quindi non farsi più mettere i piedi in testa da nessuna situazione, da nessuno, ma soprattutto non esiste nessuno, noi trascendentalisti, e la ratio sempre che vuole prevedere, controllare, dominare. Bene. Quindi avremo questa per tutti i segni, questa potenza di Marte in Leone che determinerà quella, oh sì, io valgo, ma non con rabbia, vabbè, però dipende dai livelli di coscienza, poi quando vedete i segni zodiacali capirete, per ognuno di voi. Allora, l'archetipo a cui anelare è io valgo. Perché tu vali? Perché hai capito di essere una pluralità, una coralità di spiriti che ti abitano. Tu sei lo spirito animale, lo spirito del genio, la sciamana, lo sciamano, la maga, la strega, lo spirito guerriero. E sei l'aquila, sei il potere della visione, il potere della parola, il potere creativo, e sei il tuo sposo celeste, tutte queste coralità di spiriti. Quindi quando tu dici io valgo, tu sei una schiera, un esercito sei. Ok, quindi è come se questo Marte in Leone ti desse questa consapevolezza qui, per tutti i segni. Poi abbiamo Mercurio in Sagittario dal 3 novembre e questo ci permetterà di avere una mentalità aperta, curiosa, desiderosa di conoscere ciò che è al di là del quotidiano, ciò che è al di là della realtà oggettiva e di avere anche delle risoluzioni di problemi o di questioni quotidiane utilizzando un altro tipo di mente, non la mente oggettiva, ma una mente creativa, quindi anche risoluzione di cose quotidiane con intuizioni, la mente creativa, cosa che la mente oggettiva non farebbe mai. Quindi questa è anche il mese della conoscenza con questo Mercurio in Sagittario, no? La conoscenza, Hermes, Mercurio, la conoscenza di cosa c'è oltre. Di cosa c'è oltre? Anche conoscenza per gli studi esoterici, le materie esoteriche, conoscenza anche a livello di studio a Mercurio, no? Poi abbiamo la Venere che è in Sagittario fino all'11, poi passa in Capricorno. È lì che abbiamo una Venere che diventa più austera, anche un po' più sofisticata, anche un po' più erotica, direi, anche più sexy, attraente, perché la Venere in Capricorno è misteriosa nel senso è secca, anche enigmatica, anche impenetrabile. Un po' così. Allora, questa Venere in Capricorno è come se per la Venere in Capricorno abbiamo una necessità di dare definizioni, attenzione perché qua
trascendentalisti che stiamo facendo il passaggio in questo Kali Yuga tra un approccio senza definizioni, questa Venere in Capricorno porterà alla necessità di definizioni. E quindi qua vi passo subito l'assist. Vi spiego prima questa Venere in Capricorno e vi spiego poi qual è l'assist. Allora, questa Venere in Capricorno ti dice che vuole definire tutti i rapporti indefiniti, cioè vengono praticamente passati, allora, vengono passati in... allora, lo metto qua così non mi perdo, vengono passati in rassegna tutti i rapporti per cercare di capire meglio i connotati dei rapporti, cioè chi siamo noi, cosa siamo, cioè dove ti colloco a te, ok? Amico, amante, fratello, un po' così. La Venere in Capricorno vuole le definizioni. Il Capricorno non ama la banalità e il superficiale e quindi tutti i discorsi che farete a livello di rapporti, anche i rapporti di amicizia, verranno stimolati su prospettive a lungo termine. La Venere in Capricorno seleziona e ti fa porre delle domande, cioè investo o non investo in questo rapporto, oppure questo rapporto si sta facendo, come cantava Battisti, non è un'avventura, si sta facendo più serio, com'è la canzone, non me lo sto ricordando. Ecco, il rapporto si fa un po' più profondo, me la sento di investire visto che si sta facendo più profondo, sono pronta, sono pronto, oppure no? Si sta facendo più impegnativo il rapporto, me la sento, non me la sento, cioè anche con questo Mercurio si stimoleranno i rapporti, scusami, la comunicazione anche nei rapporti nel guardare oltre quello che c'è. E allora per questa Venere in Capricorno l'amore si costruisce minuziosamente con i fatti, cioè l'amore per la Venere in Capricorno è un progetto a lungo termine. È un progetto serio e ambizioso, è una sorta di... La Venere in Capricorno è visionaria e allo stesso tempo ambiziosa, molto ambiziosa, e guarda sempre a quello che le cose potrebbero essere o potrebbero diventare, però concretezza. E quindi la Venere in Capricorno ti dice ok, vabbè, sì, tu dici mi ami, ok, ma che fai nella pratica? Ok, questo è. Ora, l'assist dove sta? Cos'è l'amore serio, un rapporto serio per l'uomo trascendente? Il rapporto serio per l'uomo trascendente è un rapporto autentico e quindi per chi viaggia sulla coscienza del trascendentalista, come lo siamo noi, la maggior parte, allora si definiranno tutti i rapporti autentici. Autenticità cosa vuol dire? Verità. Al di là se poi questa verità può essere, per dire, l'importante è capirsi, ci siamo capiti, i miei valori sono affini ai tuoi, questo è il senso. Se i miei valori sono affini ai tuoi, allora io investo, allora io ci sto. E questi valori possono anche non essere comprensivi ad altre persone, mi spiego? Cioè, quali sono i tuoi veri valori? Ci possiamo confrontare su questi valori? Cioè, viaggiamo sulla stessa frequenza di valori? Allora investo. Quindi è l'autenticità. La Venere in Capricorno odia la banalità. Quindi nella propria cerchia si farà una cernita, va bene? Di amici, di partner. E quindi l'assist sta proprio qui che vi sto dando. Allora, nella misura in cui sentite autenticità vera, anche se avete davanti un folle, un pazzo, vabbè, noi già siamo così. Infatti, sto cercando di trovare le parole giuste per farvi capire, ma credo che abbiate capito. Sei un pazzo di fronte, allora ti faccio quest'altro esempio, sei un pazzo, una pazza, completamente fuori la normalità di fronte, quindi tutto magari un sociale giudica questa persona come una persona pazza di cui non ci si può fidare, eccetera, ma tu
senti un'autenticità in quella persona e vi condividete momenti importanti dove tu vedi qualcosa che ha a che fare con i tuoi valori, rispecchia dei tuoi valori, ti trovi bene, allora tu investi, anche se il mondo ti dice ma quello è un pazzo, però tu ci stai bene, mi spiego? Vi faccio questo esempio perché io ho delle persone molto care a me, un paio in particolare, che le altre persone giudicano completamente in negativo. E io invece trovo che queste persone siano geniali e hanno la mia stima. Hanno la mia stima. Al di là se il mondo dice quello è un pazzo, quello fa un sacco di casini. Sì, ok. Anche Hermes a modo suo è un pazzo, la divinità. Cioè, l'importante è capire qual è la tua soglia, va bene? Qua stiamo facendo una rivoluzione che è una allora, appunto, rivoluzione individuale. Ognuno di noi ha una sua verità e va coltivata tale verità. La verità cos'è? È il proprio radicamento in sé. Quindi ehm, questa Venere in Capricorno ti permetterà di dare la giusta connotazione, di definire dei rapporti. Se tu vuoi definire un rapporto con l'approccio trascendente, allora tu dirai, se tu sei già trascendente, tu, ascoltami bene, non lo definisci quel rapporto. Cioè, vediamo se mi spiego perché è sottilissimo. Allora, faccio un esempio con questo mio caro amico che lo giudicano tutti pazzo, ok? Allora, questo mio caro amico, io non lo definisco questo rapporto, è appunto un caro amico, è un fratello. Quindi cos'è un amico, un fratello, un conoscente? È lui. Io dico il suo nome, va bene? Una persona a me cara. E dico il suo nome, no amico, fratello, mi spiego? Quindi definire ciò che per te è autentico. Questa è per me la Venere in Capricorno. Al di là del luogo comune, perché l'uomo trascendente oltrepassa il luogo comune, che è praticamente la falce di tutti i nostri sogni, il luogo comune. Allora i pianeti ci mettono alla prova. E poi abbiamo con questo Marte in Leone, definire anche chi sei, il coraggio anche di non definire i tuoi rapporti, cioè perché in ogni cosa che sta in luce c'è anche la sua controparte opposta, no? Quindi se la Venere in Capricorno mi fa selezionare, mi fa definire dei rapporti, allora io che sono un uomo trascendente, sto andando al di là del giudizio, anche il non definirlo è una presa di posizione, una presa di coscienza, una presa di risoluzione. È quella persona, è quell'anima che incarna quel corpo. Ok. Allora, lasciamo stare adesso i pianeti veloci, ho puntato l'attenzione su quelli che ho ritenuto più importanti in questo momento, andiamo sui pianetoni, sui pianeti lenti. Allora, abbiamo parlato di Plutone, però adesso ci ritorniamo. Abbiamo Giove retrogrado in Gemelli per tutto il mese. Quindi cosa ci porta a dire Giove retrogrado in Gemelli per tutto il mese? Perché è retrogrado, quindi riconsideriamo e quindi rivivremo la nostra capacità comunicativa. Che vuol dire questa cosa? Giove e Zeus, va bene? Quindi il potere, l'espansione. Allora, qua ho scritto riconsiderare il proprio potere comunicativo nell'espansione della propria coscienza. Quanto è efficace il mio potere? È vero potere? Ho la capacità di comunicare con le forze, gli dei, le istanze che mi abitano? Qua mi viene in mente il rapporto che Zeus aveva con Prometeo. E Prometeo era quello che rubò il sole agli dei per darlo agli uomini. Allora mi viene in mente questa amicizia, erano molto amici all'inizio, poi Zeus mise Prometeo sul monte del Caucaso, non mi ricordo, a farlo
sanguinare ogni notte, avrebbe sanguinato ogni giorno, scusami, perché non gli voleva rivelare il futuro. Prometeo significa chi sa prima. Prometeo sapeva anche colui che aveva il potere, aveva il sapere, colui che sapeva il destino di Giove e di Zeus. Quindi da tanto amici che erano, si divennero ostili, poi ritornarono amici, vabbè. Allora mi viene in mente questa dicotomia qui. Zeus è il potere e Prometeo è il sapere. Chi ha il potere non ha il sapere e chi ha il sapere non è interessato al potere o non ha il potere. Quindi noi ci stiamo... cosa consiste la nostra trascendenza? Consiste nel mettere in equilibrio questi due aspetti, perché potere e sapere nella nuova età dell'oro devono andare di pari passo. Quindi in questo caso, affinché tu possa espanderti, abbiamo questo Giove, l'espansione, il potere, tu devi sapere, devi comunicare. Gemelli, devi comunicare con chi? Con gli dei. Devi parlare con le tue emozioni, devi comunicare con le tue mancanze, che sono dei, entità. Quindi qua, affinché, per ridurlo tutto, per riassumerlo, qual è il postulato di questo Giove retrogrado in Gemelli per il mese di novembre? Affinché tu possa espandere la tua coscienza e quindi espanderti anche nella prosperità, devi saper parlare con le forze, con gli dei che ti abitano, gemelli. Ok? Perché se tu parli con le forze, con gli dei, ti metti d'accordo con gli dei, che sono le tue emozioni, allora il tuo potere è efficace. Perché quindi retrogrado? Rivedrai tutte le volte in cui ti sei affidata a un potere senza il sapere. Il sapere è un sapere intuitivo, ti viene se comunichi con gli dei. Cioè ti viene comunque il sapere intuitivo, però con questo particolare aspetto ti viene chiesto questo. È vero potere? Se comunichi con gli dei sì, allora tu rivivrai le situazioni in cui non hai avuto potere, perché la tua evoluzione non hai avuto vero potere. Per esempio, non hai avuto, molti hanno il denaro, tanto denaro, ma non hanno il potere del denaro, che il potere del denaro è una cosa diversa. Il potere del denaro è stare, vi farò un podcast su questo. Avere il denaro non significa avere il potere del denaro. Sono due cose differenti. Perché anche chi ha tanto denaro non ha prosperità in quei 4 pilastri di cui vi ho raccontato nell'altro video, zitti tutti, vi ricordate il messaggio collettivo? Quindi la prosperità non si misura nel denaro solo, ma si misura nella prosperità di idee, prosperità di salute, prosperità di affetti, abbondanza di idee, di salute, di affetti e anche di denaro. 4 pilastri sono per me questi. Quindi Giove in questo caso ti dice affinché tu possa avere tale prosperità in tutti gli ambiti, devi parlare, gemelli, parlare con gli dei, che sono le tue emozioni, che sono gli eventi che ti succedono, perché gli eventi che ti succedono sono già, la maggior parte, finché non risolviamo un po' di karma, previsti dalla tua anima. La tua anima fa parte di quelle forze, di quelle istanze, di quegli dei. Parla con le emozioni e avrai il vero potere. Questo sta dicendo Giove retrogrado in gemelli. Papale papale, ok. Ora, poi abbiamo Urano, retrogrado in Toro per tutto il mese. Riconsiderare i tuoi valori, rivoluzionare ciò che per te ha veramente valore, o meglio, lasciare che la tua rivoluzione di valori plasmi la tua realtà. Urano è il pianeta della rivoluzione, dell'imprevisto, rivoluzionario. Tra l'altro domina l'Acquario. In Toro che riguarda i valori. Cos'è per te? Cos'è che per te ha valore? Allora, ne abbiamo parlato anche nell'altro grande video che abbiamo fatto a ottobre, no? Retrogrado, riconsiderare quali sono i tuoi veri valori, rivivere certe circostanze in cui hai dato valore a ciò che per te non ha più valore, magari, rivalutare i tuoi valori. Ok? Nettuno e Saturno. Allora, abbiamo Nettuno retrogrado in Pesci per tutto il mese. Pesci sono il mondo dei sogni e anche la fantasia e anche Nettuno, quegli istinti più profondi. Abbiamo parlato tanto di Nettuno anche, no? L'estasi di Poseidone, vi ricordate nel video l'estasi di Poseidone? E retrogrado in Pesci
che ci porta a riconsiderare i tuoi sogni, riconsiderare i tuoi ideali, quello a cui ambisci. Abbiamo spesso, quando Nettuno si trova proprio nei pesci, abbiamo un turbinio di emozioni e a volte non sappiamo definire quali sono i veri dei, i veri idei, ideali, hanno la stessa radice etimologica, dei, idee, ideali, hanno la stessa radice etimologica, vengono da, come diceva Platone, era, se non sbaglio, e idola, hanno la stessa radice etimologica, quindi le idee sono dei, gli ideali stessa cosa, e gli dei sono anche ideali, cioè quindi avete capito. Allora, spesso nel marasma di una società in cui abbiamo una mente patricentrica che vuole il controllo, il dominio, il potere sugli eventi, quindi noi siamo spesso soggiogati, siamo tutti soggiogati da falsi dei, che sono gli dei sociali. Gli dei sociali sono creati per avere il controllo sulla società. E questi dei sociali, miti sociali, vanno banditi nella nuova età dell'oro. Quindi con Nettuno in pesci abbiamo potuto avere un po' di confusione rispetto a falsi dei, falsi miti, quello in cui crediamo, quello in cui non crediamo, va bene, quello che ci hanno indotto a credere rispetto a quello in cui crediamo veramente. Quindi arriva Saturno a supportare questo assetto. Abbiamo Saturno in pesci, retrogrado fino al 15 e poi passa diretto. Allora, Saturno è il pianeta della... è Cronos, no? Il tempo. Molti lo vedono male Saturno, Saturno contro. Ma perché lo vedono male? Perché in una società dove giudichiamo bene e male secondo i valori sociali di una morale comune, allora si mette giudizio bene e male. Perché Saturno è la rigidità e la disciplina sono le ossa, Saturno domina anche le ossa, no? È la struttura entro la quale si crea un corpo. A livello simbolico le ossa rappresentano Saturno e quindi se non ci fossero le ossa la nostra struttura umana crollerebbe. Quindi Saturno è la struttura, ciò che ti dà struttura, ciò che ti permette di esistere, di vivere, di esistere nell'esperienza terrena. Quindi, ecco, ho scritto riconsiderare i tuoi sogni per dare loro concretezza. Quindi, siccome Saturno è sempre in pesci e Nettuno è in pesci, cosa succede? Saturno ti porta, scusa, Nettuno ti porta a riconsiderare i tuoi sogni, Nettuno retrogrado in pesci, per dare loro la concretezza, Saturno, ed eliminare il superfluo. Cioè Saturno ti dice, ok, hai capito quali sono i tuoi veri sogni, i tuoi ideali, bene, arrivo io, Saturno in pesci, nello stesso segno, per dare concretezza ai tuoi sogni o ai tuoi ideali. E per dare concretezza ai tuoi ideali devo togliere il superfluo, Saturno, affinché tu possa realizzare quegli ideali, quei sogni. Che praticamente quali sono? I falsi dei moralistici e culturali. Cioè, no, ho questo sogno, ho questo ideale. Allora cosa ti dice il falso Dio? Gli dei moralistici? No, ma dove vai? Ma dove vai? Tu devi servire me, tu devi servire il governo, devi servire il sistema. Non puoi sognare al di là del tuo naso. Va bene? Quindi Saturno è benevolo nello stesso segno dei pesci come Nettuno. Ti fa, è un bagno di realtà Saturno. Bagno di realtà che vuol dire non la realtà oggettiva, ma tutte le cose sono possibili per colui che crede, diceva qualcuno in qualche Vangelo, avete capito chi? Quindi io direi tutto è possibile a colui che è fede, non ha la fede. Tu sei già un atto di fede. Quando tu riconosci di essere un atto di fede, tutto è possibile a colui che è. Tutto è possibile a colui che è. Tutto è possibile a colui che è. Essendo tu già un atto di fede, tutto è possibile a colui che è. Cosa vuol dire? Che tu ti riconosci in quanto un atto di fede. E quindi
quindi sì, la distinzione tra veri dei e falsi miti, e falsi dei. Tutto contornato da questo Plutonone, Plutonone, che torna diretto in Acquario il 19 novembre. La nuova ho scritto qua, la nuova era non mi fa più paura. L'età dell'oro e l'età dell'Acquario. Ok, la nuova era non mi fa più paura. Perché con le retrogradazioni, anche Plutone che è stato in Capricorno, ha fatto la retrogradazione, no? E anche lì ritorno indietro, riconsidero, rivivo. Cosa rivivo? Plutone, abbiamo detto, è il pianeta più lontano, quindi è il nostro inconscio più profondo. Quindi io vado a mettere luce in ciò che mi fa più paura. Cos'è che mi fa più paura? Perché, ripeto, Plutone essendo il pianeta più lontano è il nostro inconscio più profondo, 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 quindi quello che ci fa più paura. Le retrogradazioni ci portano a riconsiderare le nostre paure, va bene? A metterle in luce. Questo è. E allora, affinché noi poi venissimo finalmente sparati nel modo diretto di Plutone in Acquario, abbiamo con queste retrogradazioni in Capricorno di Plutone rivisitato le nostre zone buie per dire ok, è stata fatta la pulizia che abbiamo fatto, adesso siamo pronti, va bene? Ok, detto questo, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, adesso sui pianetoni lenti, io ci voglio mettere una carta riassuntiva di questi pianetoni lenti, va bene? Tanto abbiamo, ripeto, i segni zodiacali, che sono un corpus importante, dove ci sono tutta l'applicazione dei pianeti più veloci. Ok, io metto adesso una sola carta degli star code per riassumere tutto questo e poi voglio mettere su Plutone soltanto, visto che dobbiamo festeggiare questo Plutone che rientra diretto in Acquario. Su Plutone voglio mettere un Sefirion, ok, e basta. Allora, vediamo un po' qual è il messaggio trascendente per i miei trascendentalisti di tutti questi pianeti lenti: Giove, Urano, Nettuno, Saturno e Plutone per novembre 2024. Oh, allora, consentire a ogni forma di vita che incrociamo e che capta la nostra attenzione di esprimere ciò che di più bello ha in sé. Non è forse una delle mete della vita? Cioè, ditemi se questa carta io l'avrei chiamerata, l'avrei chiamata il non giudizio. Non giudizio. Consenti a ogni forma di vita che incroci e che capta la tua attenzione di esprimere ciò che di più bello è in sé. Ogni forma di vita senza distinzione. Cioè, cerca di essere una canna di bambù, cioè vuota all'interno, e di far esprimere la bellezza dell'altro attraverso la tua predisposizione a non avere giudizio. Non è forse una delle mete della vita? Allora tutti questi pianeti, Giove, Urano, Nettuno, Saturno, Plutone, cosa ci stanno dicendo? Ci stanno portando a vedere in chiunque e in qualsiasi cosa la bellezza. È chiaro? La bellezza. E cosa significa questo? Trascendere la mente razionale. La mente razionale giudica. Questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bello, questo è brutto. Cosa significa sta carta? Vai sopra. Vedi anche laddove c'è brutto per gli altri, vedi la bellezza, vedi la bellezza, vedi la perfezione. Potremmo anche dire quello che diceva Eraclito, no? Eraclito diceva: per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto. Quindi non giusto, non sbagliato, perfetto, è un'ottava superiore. Arriva
maremoto distrugge un villaggio. La mente comune giustamente dice distrutto un villaggio, case, situazioni disastrevoli, no? Ok, che non si può dire disastrevoli, no, si può dire qua si dice tutto. Per il divino tutto è perfetto. Per il divino è perfetto il maremoto. Non è né bello né brutto, è perfetto. Ecco, questa è la carta del non giudizio. Ci stanno abituando al non giudizio, perché veramente, veramente, il giudizio è una cosa, è una palata non lo so, sulle gambe proprio, il giudizio. Quando smetti proprio di giudicare, ma non è che devi, allora, io dico smettere di giudicare, c'è chi lo comprende e c'è chi non lo comprende. Guardare con curiosità tutto ciò che accade. Ecco, vi dico come faccio io. Io non ho dentro di me il giudizio, ma io credo che non l'ho mai avuto. Ho molta curiosità. Io mi trovo in delle situazioni in cui molte persone non ci starebbero a loro agio. Ecco, io mi trovo a mio agio ovunque, perché guardo tutto con grande curiosità. Riesco a parlare con delle persone che molte persone non riescono manco ad avvicinarsi. Ma perché guardo tutto con molta curiosità, c'è un approccio ehm, di curiosità, molto semplice, molto semplice. Ecco, questo è l'approccio, con curiosità, con curiosità. Mi ricordo, c'era un'intervista di Einstein che gli hanno chiesto qual è il suo segreto, una cosa del genere, e il segreto della sua genialità. Gli fece una domanda banale, perché qual è il segreto della sua genialità? Cioè, ma come fa uno a sapere il segreto della genialità? Comunque Einstein lo sapeva essendo un genio. E disse, sono sempre stato molto curioso, molto semplice. Quindi questo ci stanno dicendo. Mm? Approcciatevi con curiosità alle cose, alle circostanze, a cose che non... Giocate col vostro sé, approcciatevi con molta leggerezza e curiosità, insomma, ok? Ok, andiamo a vedere su Plutone cos'è che dovevamo apprendere e abbiamo appreso grazie ai modi retrogradi che ha avuto Plutone e che torna finalmente diretto in Acquario. Allora, ragazze, le sparo tutte, le metto tutte così e vediamo quale esce. Plutone che torna diretto in Acquario il 19 novembre per questa nuova età dell'oro. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono. Plutone che torna diretto in Acquario il 19 novembre. Qual è la carta dei Sefirien corrispondente a Plutone che torna diretto in Acquario il 19 novembre? Eccola, è saltatona proprio. Che carta è? Ah, gli Angelion. Sapete quanto mi piacciono gli Angelion? Vediamo, mi piacciono tutte, però quando c'è l'Angelion, sapete che questo è il mazzo di qualità, di approcci esistenziali. Vediamo un po'. Come vedete non è uscito il regno gregorico, no, 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 perché abbiamo già fatto. E Gregory Time, diciamo, e Gregory Time abbiamo già fatto. Vediamo un po', Plutone che torna diretto in Acquario il 19 novembre. Vediamo. Per i prossimi circa 248 anni, così. Vediamo. Vediamo. Qual è la carta corrispondente a Plutone che torna diretto in Acquario il 19 novembre? Il vuoto. Wow! 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 Il vuoto, dal vuoto al tutto. Cioè, abbiamo fatto piazza pulita. Cioè, qua abbiamo fatto karma clean di quelli potentissimi, eh. Cioè, Plutone, il vuoto, siamo pronti a costruire su questa nuova coscienza. Bellissima questa carta. Sapete che i buddisti, scusa, nella filosofia buddista c'è il vuoto, scusami, per la fisica quantistica è vuoto, per i buddisti è vacuità. Sono due concetti, uno è filosofico, l'altro è scientifico. Però dice che l'esistenza si dice vuota.
Non esiste niente finché tu non la guardi, non esiste niente finché tu non la osservi, non esiste niente finché l'osservatore non guarda, mi spiego? E così pure la realtà si crea sulla base di credenze che abbiamo inconsce. E quindi qua abbiamo fatto il vuoto di un po' di spazzatura, diciamo. Bellissimo, bellissimo. E qui abbiamo una straordinaria opportunità di mantenerci in questo stato. Io vi consiglio di contemplare il senso del vuoto. Dici come si fa? Ok, mo ve lo dico. Di fare un'immersione cosciente almeno 1 o 2 volte al giorno sul senso del vuoto, va bene? Allora, cos'è il senso del vuoto? Non ve lo devo spiegare cos'è il senso del vuoto, perché vi arriveranno le informazioni quando vi mettete in queste pratiche, piccole pratiche meditative, anche se state seduti su una sedia per tipo 1 minuto, 2 minuti, ok. Chiudete gli occhi, fatelo spesso e sentite, contemplate il senso, il senso deve essere, non deve essere un'immagine, il senso del vuoto. Vuoto. Respirate e sentite il senso del vuoto. E vi suggerisco anche questa cosa, oltre a questo. Provate a fare delle azioni senza intenzionalità. Cosa vuol dire? Vi ho già detto sedetevi sulla sedia. Questo alleggerisce qualsiasi tipo di karma voi abbiate. Durante la giornata prendetevi 1 minuto, sedetevi su una sedia, senza intenzione. Cioè, sedetevi sulla sedia senza intenzione di fare niente, senza intenzione di pensare a quella cosa o di dovete fare quell'altra. Sedetevi. Cercate di non avere nessuna intenzione, sedetevi e basta. Ok? Provate a fare queste pratiche perché questo è un supporto al senso del vuoto. Perché l'era dell'Acquario, che ha a che fare con l'uomo trascendente, si stabilisce su questo vuoto, cioè si può costruire solo adesso che si sono sradicate le fondamenta karmiche pesanti. E quindi io posso annunciare che col vuoto su Plutone, che torna diretto in Acquario il 19 novembre, la gran parte dell'umanità ha fatto un salto quantico ed è pronta a costruire sulla base della nuova era. Wow! E con questo, ragazze mie, ragazzi, io concludo questo video e niente, ragazzi miei, cioè, che vi devo dire altro? Abbiamo detto un po' di roba. I segni zodiacali, ripeto, sono distribuiti, stavo dicendo, no, Francesco, non devi dire, sono distribuiti, dove sono distribuiti? Vi ho messo i pianeti veloci applicati sui segni zodiacali, anche quello vi consiglio di salvarvi, segno zodiacale e ascendente per tutto il mese, per fare il lavoro di consapevolezza, va bene? Ok. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita la mia tesi in naturopatia in PDF, chiamata Il risveglio della coscienza, e mi mandasse un'email a taromantic21@gmail.com. Detto questo, ragazzi miei, miei trascendentalisti, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!